Immagina questa situazione. Ogni mattina ti svegli e la prima cosa che fai è prendere in mano il telefono. Lo accendi e inizi a guardare tutte le notifiche che ti sono arrivate mentre dormivi. Ma non finisce qui, perché una volta che ti sei alzato dal letto ti dirigi in bagno, ma sempre con in mano il telefono e con gli occhi incollati sullo schermo. Nel frattempo hai iniziato a scrollare sui social per vedere le storie dei tuoi amici o per divertirti con qualche video. La giornata trascorre tra studio, lavoro e impegni vari, ma ogni momento è buono per tirare fuori il telefono e senza rendertene conto passi gran parte delle tue ore incollato allo schermo. Dopo aver cenato, ti sdrai sul divano e passi il resto della serata sui social, finché non ti viene sonno e decidi di andare a dormire. Ma questo schema si ripete ogni singolo giorno, più o meno allo stesso modo. Se credi che passare gran parte delle tue ore sul telefono sia un'abitudine salutare, allora ti sbagli di grosso. In questo podcast cercherò di spiegarti perché dovresti passare molto meno tempo sul tuo telefono e quali sono i trucchi per disintossicarsi dal proprio smartphone. Nel frattempo ti do il benvenuto nel podcast di All Care Today, intitolato L'Odissea del cambiamento, nel quale andremo ad approfondire temi come la crescita personale e il benessere. Questo podcast è disponibile sia su YouTube che su Spotify, perciò ti invito a dare un occhio da entrambe le parti. Se sei pronto ad affrontare questo viaggio verso il cambiamento insieme a me, significa che è arrivato il momento di far partire la sigla iniziale. Al giorno d'oggi avere un telefono è del tutto normale. Sono poche le persone che riuscirebbero a vivere senza un cellulare. Molte persone infatti usano lo smartphone tutto il giorno, come se fosse una cosa naturale, ma senza di esso si sentirebbero completamente perse e isolate dal resto del mondo. Probabilmente anche tu usi il telefono per navigare sui social, controllare la posta elettronica, guardare video o semplicemente giocare. Pensa a quante funzioni ha adesso un telefono rispetto a un tempo. Inizialmente serviva solo per fare delle brevi telefonate, ma adesso possiamo farci di tutto. Ovunque tu vada, vedi persone al telefono, tutte impegnate a scambiarsi messaggi, a curiosare sui social e a navigare su internet alla ricerca di qualcosa di interessante. I nostri dispositivi elettronici sono nati come strumenti di comunicazione, ma col tempo sono diventati una delle principali forme di intrattenimento che ci rendono schiavi della tecnologia. Scommetto che questo podcast lo stai ascoltando proprio da un telefono, vero? E di base non c'è nulla di male. Il problema è quando diventa una vera e propria dipendenza. Molti la prima cosa che vedono la mattina è il proprio smartphone ed è anche l'ultima cosa che guardano la sera prima di andare a dormire. Siamo così succubi dei nostri dispositivi elettronici che non ci rendiamo conto dell'impatto negativo che hanno sulla nostra salute. Forse non te ne sarai reso conto, ma stiamo perdendo il contatto con la realtà che ci circonda e questo non è un bene. Per farti rendere conto della gravità della situazione, basta guardare i dati dello studio condotto da Deloitte, secondo il quale quasi il 90% delle persone non riesce a stare un giorno intero senza usare il proprio telefono. Ancora più preoccupante è il fatto che un terzo degli intervistati afferma di controllare il telefono entro i primi 5 minuti dal risveglio e che quasi la metà degli intervistati controlla il proprio telefono anche in piena notte. Un altro studio rivela che in media una persona controlla il proprio smartphone ogni 12 minuti e che un utente medio passa quasi 7 ore al giorno sui dispositivi digitali per intrattenersi, soprattutto sui social media. Questi numeri sono impressionanti e dimostrano come siamo diventati dipendenti dalla tecnologia a discapito della nostra salute e delle nostre relazioni. Immagina adesso la vita di una persona che non usa praticamente mai il proprio telefono. Quanto sarebbe diversa dalla tua? Tu, per esempio, riusciresti a non usare il cellulare per una giornata intera? Beh, io personalmente farei molta fatica a passare una giornata intera senza toccare il telefono, proprio perché nel corso del tempo è diventato sempre più utile e necessario sotto molti punti di vista. Tuttavia, se senti il desiderio di vivere una vita lontano dai social e senza smartphone sempre a portata di mano, ti consiglio di seguire questi semplici consigli, che ti permetteranno di ridurre il tempo che passi incollato al tuo smartphone e di riscoprire la bellezza di ciò che ti circonda. Innanzitutto, se sei una persona coraggiosa, prova ad uscire di casa senza il tuo smartphone per fare una passeggiata rilassante. Al giorno d'oggi è importante ritagliarsi dei momenti di pausa dalla tecnologia per potersi riconnettere con il mondo reale. Ovviamente se l'idea di separarti dal tuo smartphone ti provoca ansia, considera di farlo gradatamente. Piuttosto, mentre sei in casa, prova a lasciare il telefono in un luogo diverso, magari in una cassaforte o in qualunque altro posto in cui sarà sicuro che tu non lo andrai a prendere.
Con il tempo guadagnerai la fiducia necessaria per lasciarlo a casa quando esci e ti sentirai finalmente molto più libero. Infatti, liberarsi dalla presenza costante del proprio telefono rappresenta una grande opportunità per imparare a conoscersi meglio e vivere nuove avventure. Chissà quante esperienze che potresti fare se solo avessi il coraggio di staccare completamente dal tuo smartphone. A tal proposito, ti suggerisco di leggere l'articolo di All Care Today sul Digital Detox per scoprire i vantaggi di questa meravigliosa pratica di disintossicazione digitale. Trovi l'articolo completo sul sito di www.allcaretoday.it nella sezione delle riflessioni. Un altro consiglio che ti posso dare è quello di dedicare più tempo ad hobby non tecnologici. Tra i passatempi più comuni troviamo ad esempio cucinare, leggere, allenarsi, disegnare, scrivere, ce ne sono davvero tanti tra cui poter scegliere. Tutte queste attività offrono una pausa dalla tecnologia e stimolano la mente e il corpo in modo diverso e più sano. Potresti anche riscoprire il piacere di creare qualcosa partendo da zero. Per esempio, al posto di scrollare tutto il giorno sui social, potresti apprendere qualcosa di nuovo grazie alla lettura di un libro, oppure potresti prenderti cura del tuo corpo andando a correre. Un altro importante hobby da non escludere è la meditazione. Si tratta di una pratica che ti permette di ritrovare il giusto equilibrio interiore e di placare l'attività cerebrale. Questo esercizio potrebbe aiutarti a ridurre lo stress e a stare meglio con te stesso e con il mondo circostante. Sostanzialmente è un'attività che si contrappone allo scrolling eccessivo sui social. Mentre la meditazione ti aiuta a concentrarti e a ritrovare la pace interiore, guardare costantemente il telefono alla ricerca di una gratificazione istantanea potrebbe renderti molto più impaziente e insoddisfatto. Sperimentando nuovi hobby e passatempi, potrai creare una routine più sana e armoniosa, in cui la tecnologia non è padrona del tuo tempo e della tua attenzione, ma rimane un semplice strumento utile per comunicare. Il terzo consiglio che ti posso dare è di staccare la spina prima di andare a dormire durante la notte. Il riposo notturno rappresenta un prezioso alleato per il tuo benessere fisico e mentale. La privazione del sonno può scatenare una serie di effetti collaterali più o meno gravi. Proprio per questo motivo è necessario trovare una soluzione che ti consenta di godere del giusto numero di ore di sonno. A tal proposito, secondo me, la strategia migliore è quella di staccare completamente la spina prima di coricarti. Prova a lasciare il tuo telefono in un'altra stanza prima di andare a letto e se lo ritieni necessario puoi anche spegnerlo per non rovinare la batteria. Sostituisci quindi il cellulare con una sveglia tradizionale che ti impedirà di controllare il telefono in piena notte, migliorando così la qualità del tuo sonno. Non dimenticare di creare sempre un ambiente che favorisca il riposo e cerca anche di stabilire una routine serale rilassante. A tal proposito, ti potrebbe anche interessare scoprire quali sono le 10 abitudini salutari da integrare nella tua routine per vivere una vita più equilibrata. Per scoprirlo, ti invito ad andare sul sito di www.allcaretoday.it e di cercarlo nella categoria dei consigli. Sebbene la tecnologia sia uno strumento di comunicazione e di svago, ha anche il potere di allontanarti da te stesso e dalle persone intorno a te. Ciò rischia di farti sentire più isolato e solo, spingendoti a cercare nei social media quella connessione o quel senso di appartenenza che sembra mancare. Per invertire questa tendenza sarebbe necessario ritagliarsi almeno un'ora al giorno di distacco da ogni forma di tecnologia. Ciò porterebbe a dei benefici sorprendenti, come quello di sviluppare delle relazioni reali e più significative. Perciò, se sei in compagnia, silenzia il telefono e mettilo via. Si tratta di un gesto di rispetto e di attenzione verso chi ti sta di fronte. Questo gesto migliorerà la qualità del tempo che stai condividendo con loro, permettendoti di coltivare relazioni più intense e gratificanti. Provare per credere. Infine, l'ultimo consiglio che ti voglio dare è quello di passare del tempo di qualità con chi ti sta a cuore. Come abbiamo detto prima, quando si tratta di rapporti personali è essenziale mettere da parte il proprio dispositivo elettronico e immergersi completamente nell'esperienza che si sta vivendo insieme all'altra persona, valorizzando ogni istante trascorso insieme. Dedica del tempo di qualità a ciascuno nelle tue relazioni, che si tratti di familiari, amici o del partner. Se i tuoi affetti sono a portata di mano, cogli l'occasione per far loro visita. Ricorda sempre che un incontro faccia a faccia ha un valore insostituibile e può rafforzare i legami molto meglio rispetto alla tecnologia. Per rendere i vostri momenti ancora più speciali, impegnatevi a mettere da parte i cellulari. Condividere questo impegno richiede molta dedizione, ma vi permetterà di godere appieno della compagnia reciproca, senza distrazioni. In conclusione, gli smartphone sono uno strumento rivoluzionario ancora oggi. Questi dispositivi, che un tempo erano considerati un lusso, ora sono diventati uno strumento necessario per vivere una vita più appagante. Tuttavia, è fondamentale non dimenticare che la tecnologia dovrebbe servire come uno strumento per migliorare la qualità della vita e non come una catena che ci imprigiona, impedendoci di vivere liberamente e serenamente.
Infine, se questo podcast ti è piaciuto e lo hai trovato utile, ti invito a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensi e se ti è tornato effettivamente utile. Ti invito anche a lasciare un mi piace e a iscriverti se ancora non l'avessi fatto. Inoltre, su www.allcaretoday.it trovi l'intero articolo nel quale approfondisco tutti gli argomenti che abbiamo trattato in questo podcast e molto di più. Detto ciò, ti ringrazio per l'attenzione e ti invito ad ascoltare il prossimo podcast. Buona crescita personale e alla prossima!